Oggi ho invitato una persona a fare l'intervista che lavora per Netflix grazie alle sue conoscenze linguistiche. Lui è Diego Vincenti e conosce 10 lingue, di cui parla 6 lingue a livello avanzato. Noi ci conosciamo perché stai studiando ungherese con me, ma ora facciamo finta che non ti conosco, quindi ti farò delle domande che le persone che ci seguono probabilmente vorrebbero sapere, ok? Allora, dimmi quante lingue parli, quante lingue conosci? Ok, allora l'ungherese lo parlo da poco, quindi non lo conto ancora per il momento, però inglese, spagnolo, portoghese, polacco e danese. E poi Wow, ci sono delle altre lingue che ho studiato in passato, che sono rimasuji di lingue, come tedesco, come l'islandese, come il finlandese, come l'estone, come il georgiano. Com'è Dimmi. nata questa tua passione per le lingue? È una cosa che ho sempre avuto, è una cosa che ho sempre avuto, una passione per le lingue, sempre amici di famiglia che tante volte non erano italiani, quindi ci hanno sempre abituati a sentirli parlare nella loro lingua madre o a far sì che svilupassi questa passione per le lingue. E come studi le lingue? Che metodi usi? Diciamo che è più un approccio mentale quello che utilizzo, ovvero cerco di non pormi troppe domande sulla grammatica della lingua che sto studiando, cioè è troppo facile, è troppo difficile, ce la posso fare, non ce la posso fare. Cioè io in quel momento là, quando imparo una lingua, penso come gli ungheresi, cerco di immedesimarmi per quanto possibile anche nell'essenza della lingua che parlo. Noi comunque l'ungherese, cioè, studiamo anche la grammatica, però soprattutto studiamo nel contesto la grammatica, giusto? E per quanto ho capito, Sì, tu usi esatto, questa esatto. metodologia per tutte le altre lingue che stai studiando, cioè studi Esatto, la esatto, grammatica sì. nel contesto. Ah, è molto efficace? Sì, sì, Esatto. ok. E È quanto molto tempo ci... efficace e Sì, diventa, dimmi. diventa anche meno pesante così impara una lingua. Sì, 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 esatto, esatto. Cioè, il problema principale è quando approcciamo dicendo che questa lingua è troppo difficile, non possiamo mai imparare quella lingua perché ci sono tantissime regole della lingua. Invece, quando impariamo nel contesto, cioè in realtà usiamo una metodologia naturale, diventa Esatto, molto più facile, giusto? esatto. Ah, Sì, sì, sì. decisamente più facile, sì. E quanto tempo ci impieghi per imparare una lingua? Quindi ovviamente questa dipende anche della lingua perché evidentemente hai bisogno di più tempo per imparare polacco che lo spagnolo dal punto di vista italiano, no? Diciamo sì che molto dipende anche dalla famiglia linguistica, perché ovviamente anche tu che sei un'appassionata di lingue sai che più una lingua si discosta dalla tua lingua madre, più potresti metterci più tempo di impararla. Sì. Quindi quello senz'altro influisce. Per esempio, per imparare lo spagnolo fluentemente ci ho messo più o meno un anno e mezzo più o meno, idem per il portoghese, studiando però tutte le settimane. Mhm. Una cosa importante da dire è che comunque una lingua una volta imparata va sempre mantenuta viva. Se una lingua non si parla più per un po' di tempo, si rischia poi di Sì, arrugginirla dimenticare. un po'. E come Esatto. mantieni tutte queste conoscenze? Perché comunque tu parli tantissime lingue, come fai? Allora, cerco di mantenere comunque tutte queste conoscenze linguistiche, soprattutto su questo portale che si chiama Interpulse, e con questa tu puoi comunicare con persone da tutto il mondo, inviando anche messaggi vocali, quindi controllando anche la pronuncia oltre che la grammatica, e questo senz'altro mi dà una grossa mano. Sono iscritto su questo sito da circa 16 anni, sì, 16 anni adesso, e ho avuto modo comunque di ricevere degli aiuti importanti anche quando stavo studiando le lingue che conosco e tutte le varie lingue che ho magari studiato poi accantonato per motivi di tempo.
Poi cerco anche di ascoltare giornalmente radio o programmi televisivi in tutte queste lingue, magari una al giorno, che ne so, magari il lunedì ascolto la radio in ungherese, anche se non capisco in portoghese, mercoledì in spagnolo e così via. Oppure guardo più programmi televisivi e leggendo anche, ovviamente, perché sì. leggendo comunque si incontrano sempre nuove parole. E come studi le parole? Quando leggo e trovo delle parole che magari ancora non conosco, provo poi a formare delle frasi con quella parola là finché non l'ho memorizzata e ho appreso il significato. Quindi comunque impari le parole nel contesto, come la grammatica. Esatto, sì. Ok, allora ora invece vorrei chiederti una cosa molto interessante, cioè trovo molto 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 interessante. Che lavoro fai? Raccontami. Ok, io lavoro per Netflix, mi occupo appunto della traduzione di alcune serie televisive e del sottotitolaggio di queste qua. Ci lavoro da circa 2 anni e mezzo più o meno, sì, quasi 3, e ho trovato per caso, parlando con un'amica, stavo cercando appunto un lavoro da casa, lei mi dice, ma sai che ho letto che Netflix sta assumendo dei traduttori per alcune serie televisive, perché non provi a fare domanda? Va bene, ho detto io ci provo, tanto ero convinto che non mi chiamassero, quindi ho detto ma sì, tentare non nuoce. Invece è andato Mi sono iscritto bene. sulla piattaforma, sì, ho fatto il primo test di cui si doveva passare con un punteggio minimo di 97 su 100, perché è richiesto comunque un inglese praticamente impeccabile. Passo il primo test, dopo una settimana mi ricontattano chiedendomi se ero disponibile a fare il secondo, rispondo di sì, faccio anche il secondo, in 12 giorni mi ricontatta un responsabile chiedendomi se mi interessava lavorare con loro e da lì ho cominciato. Fantastico. Come ti trovi? Come ti trovi in Netflix? All'inizio ti dirò, la cosa più difficile per me è stato la grandissima varietà di accenti che ci sono, perché comunque la lingua inglese ha una varietà pazzesca di accenti, quindi abituarmi a tutti gli accenti, agli slang, ai modi di dire, al linguaggio magari di alcune serie per teenagers che utilizzano un linguaggio, quindi entrare più nell'ottica, e a parte questo stare nel timing della traduzione, quindi quello forse è un po' uno scoglio all'inizio, però poi piano piano ci si abitua. Però mi trovo bene con Netflix perché è un lavoro che posso fare anche da casa o da dove voglio. Raccontami un po' come hai imparato inglese. Allora, l'inglese l'ho imparato, vabbè, oltre ad averlo studiato nelle scuole comunque superiori, dopo essermi diplomato ho voluto trascorrere un periodo all'estero. Inizialmente ero partito con ci sto solo per 1 anno, massimo 1 anno e mezzo, e invece alla fine sono rimasto 15 anni in Inghilterra, quindi quello mi ha senz'altro comunque dato una mano. E devo dire che ovviamente vivendo lì in Inghilterra e avendo sempre a che fare con madrelingua inglesi, un minimo di interazione con i native speakers c'è sempre, che è molto ma molto più alto, anzi è imparagonabile a quello che si può imparare comunque in una scuola. Sì, assolutamente. Le altre lingue sì, le studio da casa, sì, e utilizzo comunque, come ti dicevo, diversi metodi. Ho però viaggiato anche nei paesi delle lingue comunque che ho studiato, per esempio quando studiavo il tedesco andavo spesso, per quanto possibile, in Svizzera. Come vediamo, se conosciamo le lingue, allora possiamo avere più possibilità di lavorare per realtà come Netflix, ad esempio, giusto? Sì, assolutamente, sì. Anche perché Netflix is always hiring new people.
Thank you. Muchas gracias. De nada. Dankeschön. Hasta luego. Hasta luego. Iscriviti al mio canale se ti piace questo video e vuoi guardare altri video come questo. Metti mi piace a questo video e condividi con i tuoi amici e con le persone che potrebbero essere interessate ad imparare le lingue in modo intelligente. E se parli anche tu almeno una lingua straniera, dici come studi e quali sono i tuoi metodi. Grazie per aver guardato la nostra intervista. That the key to learning a new language is not that much about self-confidence, but about trying. I mean, the more you try, the easier it gets. Algo en español, bueno, he aprendido español principalmente para comunicar con los pueblos indígenas de todo el mundo. Polski jest bardzo trudny, ale myślę nie jest tak węgierski. Bardzo trudny, ale myślę, że nie tak węgierski. Słowiańsk, kan jag säga. Dansk är man säger att lära. Av isländska några. Finska är högre. Isländska några. Braulassan Fraunburg. Oh, mein Gott. Ich habe vor 20 Jahren Deutsch gelernt. Sowieso nicht an viel erinnern. Ich wollte es trotzdem verstehen. Ich hoffe, du kannst verstehen mehr. Sziasztok, Diego vagyok, 40 éves vagyok, a Netflixnél dolgozom. Nagyon tetszik a magyar nyelv,